I'm Deborah Voigt, and I'm pleased to be your host for today's performance of one of Puccini's most beloved operas, Madama Butterfly, a story of innocence lost and betrayal of the heart. Given its universal appeal today, it's hard to imagine that Madama Butterfly was a flop at its world premiere at La Scala in 1904. But after some reworking by the composer, audiences quickly came to embrace the tragic story of the teenage geisha who dies for love. In fact, few operatic heroines have moved more audience hearts than Butterfly Puccini's vulnerable adolescent. Playing a teenager on the stage of the Met is no mean feat. Fortunately, in the dynamic Latvian soprano Kristine Opelais, we have an artist who embraces this difficult role. And in star tenor Roberto Alagna, we have the right romantic Pinkerton, who loves his butterfly but ultimately deserts her. This beautiful production by the late Anthony Minghella incorporates elements of Japanese theater and puppetry, and it has become a true classic of the Met repertory. Maestro Karl Marc Chichon is ready in the pit. Here is Puccini's Madama Butterfly. E soffitto e pareti vanno e vengono a prova norme che vi giova nello stesso locale alternar nuovi aspetti ai consueti. Il nido nuzial dov'è? Qui là, secondo, anch'esso a doppio fondo, la sala, ecco, all'aperto. Un fianco scorre, capisco, un altro scivola e la dimora frivola sale come una torre da terra fino al tetto e una casa a soffietto.
che della vostra sposa fu già serva amorosa. Il cuoco, il servitor, son confusi del grande onore noi. Mi snuvola leggera, raggio di sol nascente, esanaromi. Sorride vostro onore, riso frutto e fiori di San Savio cunnava, de cruci la trama, smaglia il sorriso. Schiude alla perla il guscio, apre all'uomo l'uscio del paradiso, profumo degli dei, fontane della vita, disse il savio cunnava, de cruci la trama, smaglia il sorriso. A chiacchiere costei mi pare cosmopolita, che guardi se non giunge ancor la sposa. Tutto è pronto, ogni cosa, gran perla di sensare. Qui verran l'ufficiale del registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto. E son molti parenti, la suocera, la nonna, lo zio Bonzo, che non ci degnerà di sua presenza. Le cugine, mettiam fra gli ascendenti e collaterali un 2 dozzine. Quanto alla discendenza provvederanno assai, vostra grazia e la bella butterfly, gran bella di sensale. Il consol sale, ah, quei ciottoli mi hanno sfiaccato. ben arrivato, presto d'oro, qualche ristoro, ma vengo. Nagasaki, il mare, il porto. E una casetta che obbedisce a bacchetta Vostra, la comperai per 999 anni, con facoltà ogni mese di rescindere i patti. Sono in questo paese elastici del par case contratti. e l'uomo esperto ne profitta. Certo. Dovunque al mondo lo Yankee vagabondo si gode, traffica, sprezzando i rischi. Affonda l'ancora all'avventura. Milk punch o whisky? Whisky. Affonda
soli fiori d'ogni plaga e un facile Vangelo d'ogni bella amor e un facile Vangelo e che fa la vita vaga ma che intristisce il cor. Vinto si tuffa la sorte racciuffa il suo talento fa in ogni dove così mi sposo all'uso giapponese per 999 anni salvo a prosciogliermi ogni mese Facile Vangelo America forever America forever. Ed è bella la sposa, una ghirlanda di fiori freschi, una stella dai raggi d'oro, e per nulla sol 100 yen, se vostra grazia mi comanda c'è non assortimento. Ma conduci la loro! quali smanie vi prende, saresti addirittura cotto. Non so, dipende dal grado di cottura. Amore o grillo dir non saprei, certo costei, ma con l'ingenue arti invescato, lieve qual tenue vetro soffiato, alla statura, al portamento, sembra figura da paravento, ma dal suo lucido fondo di racca, come con subito moto si stacca, qual farfalletta svolazza e posa, con tal grazietta silenziosa, che di rincorrerla seppure infrangerne dovessi l'are. E l'altro il consolato se ne venne a visitar, io non la vidi ma l'udì parlar, e di sua voce il mistero l'anima mi colpì, certo quando è sincer l'amor parla così, e sarebbe gran peccato che lievi ani strappar e desolar, e forse al credulo cuor. Console mio garbato, quetatevi si sola, E sarebbe gran peccato la vostra età e di flebile umor, non c'è gran male s'io quell'are e dritta dai tagli
lontana. E al giorno in cui mi sposerò con vere nozze a una vera sposa americana. Ecco, son giunte al sommo del pendio, già del femmineo sciame, quali vengo il fogliame, so del brusio. Miss Butterfly, bel nome, vista meraviglia,
Siete di Nagasaki. Signor sì, di famiglia assai prospera un tempo. Verità. Nessuno si confessa mai nato in povertà, non c'è vagabondo che a sentirlo non sia di gran prosapia e pur con nobile ricchezza, ma il torbido rovescia le querce per opposte. E abbiam fatto la geisha per sostentarci, vero? Non lo nascondo, né m'adonto. Ridete, perché cose del mondo. Con quel fare di bambola, quando parla m'infiamma. Ed avete sorelle? No, signore, ho la mamma, Una nobile dama, ma senza farle torto, povera molto anch'essa. E vostro padre? Morto, Quant'anni avete? indovinate, 10, crescete, 20, calate, 15 netti, sono vecchia di già. 15 anni. 15 anni, Età di giovani. infetti. L'imperial commissario, l'ufficiale del registro, i congiunti, fate presto. E burletta la sfilata della nuova parentela, volta in prestito annesata, certo dietro a quella vera diventaglio pavonazzo l'aria sfocerà cicela e col coso da strapazzo e lo zio ubriaco e pazzo per carità accettiamo.
due sono. Vi dispiace? Oh, perché mai, mia bella butterfly? Fazzoletti, la pipa, una cintura, un piccolo fermaglio, uno specchio, un ventaglio, Quel barattolo, un vaso di tintura. poi boh, Vi spiace? Via! e quello, Cosa sacre mia? e non si può vedere. C'è troppa gente. Perdonate. È un presente del Mikado a suo padre con l'invito, e suo padre ha obbedito. Liotto che Quei pupazzi avete detto sono l'anime delle ave. ah, il mio rispetto. Ieri son salito tutto solo in segreto alla missione, con la nuova mia vita posso adottare nuova religione. L'ozio bonzo non sa, nei miei lo sanno. Io seguo il mio destino e piena d'umiltà al Dio del Signor Pinkerton m'inchino. Il mio destino nella stessa chiesetta in ginocchio con voi pregherò lo stesso Dio. E per farvi contento potrò forse obbligare la gente Tutti zitti. E concessa al nominato Benjamin Franklin Pinkerton, luogotenente della cannoniera Lincoln, marina degli Stati Uniti, America d'onor, e dalla damigella Butterfly del quartiere d'Omura Nagasaki d'unirsi matrimonio è dritto il primo della propria volontà ed ella per consenso dei parenti qui testimonia l'atto. Lo sposo poi la sposa
auguri molti. I miei ringraziamenti. Il signor console scende, l'accompagno. E ci vedremo domani. A meraviglia. Posterità. Mi proverò. Giudizio. Ed eccoci in famiglia. Sbrighiamoci al più presto, in modo onesto. Ip, ip. Beviamo ai nuovissimi legami. Beviamo ai nuovissimi legami. Un corno al quasta feste chi ci leva di corno le persone molestie. Hai fatto la missione? Strilla col matto. Il fogli che hai tu fatto? Come? Ad gli occhi asciutti? Adunque questi frutti? Hai negato tutti? Rinnegato vi dico, e col antico. Camisa runda fico. All'animato qua sta, questo pizzo t'ho frasta. Ehi dico basta, basta. Venite tutti, addiamo, ci ha rinnegato noi. E vediamo. Sbarazzata all'istante, in casa mia niente baccano e niente bonzeria. Bimba, bimba, non piangere per gracchiar di ranotti. Urlano ancora tutta la tua tribù e i bonzi tutti del Giappone non valgono il pianto di quegli occhi cari e belli. Davvero
dolci nel cor. Che fai, la man? M'han detto che laggiù fra la gente costumata, e questo è il segno del maggior rispetto. No, mi sorrondosi coi cavi, Zaghirizza, no, mi sorrondosi coi cavi. Di pronto là lassù, E Suzuki che fa la sua preghiera sarà. viene la sera. E l'ombra e la quiete, E sei qui sola, sono rinnegata, a voi chiudete. sì, noi tutti soli, e fuori il mondo. E il bonzo furibondo Suzuki, le mie vesti. Buonanotte. Questo vi pomposo di scioglier mi tarda. con moti di Sì, scoiattolo vesti. i nodi al mente scioglie. Pensar che quel giocattolo è mia moglie, Sì, sorridemi ma tu. tal grazia mi spiega. Ed io tanto rosso. Io mi struggo per la febbre d'un subito desio. Voce mi maledice. Bimba dagli occhi pieni di Maria, ora sei tutta mia, sei tutta vestita di giglio, mi piace la treccia tua bruna, fra candidi veri. Somiglia Dio della luce.
ne sa quella dea le parole che appagan gli ardenti desiri? Forse stolta paura l'amore non uccide, ma dà vita e sorride per gioie celestiali, come ora fa nei tuoi lunghi occhi ovali. adesso voi siete per me l'occhio del firmamento e mi piace stato per un momento che vi ho veduto. Siete alto forte, ridete con modi sì malesi e dite cose che voi non intesi. Ora son contento. Ora son contenta. farfalla e devo col tremare siccome modelò ogni farfalla d'un aspetto e tremendo e mio cuore infetto un po' di vero c'è e tu lo sai perché non fugga più
io t'ermita ti serro palpitante sei mia Sì, Bernardina. vieni via dall'anima in pena l'angoscia paurosa e notte serena guarda dormi ogni cosa Dolce notte, vieni quante stelle non le vieni e notte serena guarda dormi ogni cosa dolce notte, quante stelle vieni vidi mai si bella vieni brillo ogni favilla vien sei mia giordano pupilla via l'angoscia dal tuo cor Pisero palpitante sei mio ti serro palpitante oh At the end of the previous act, Cho-Cho-san and Pinkerton have declared their love for each other. But Pinkerton has other plans. Here's Act 2.
pigri d'obesi son le dei giapponesi. L'americano ed io son persuasa, ben più presto risponde a chi l'implori, ma temo che l'ignori, che noi stiam qui di casa. Suzuki, e lunge la miseria. Questo è l'ultimo fondo. Questa ha troppe spese. Se non torna e presto, siamo male in arnesi. Ma tornerà, perché dispone che il console provvede la pigione. Risponde su. Perché con tante cure la casa riforni di serrature, se non volesse ritornare.
Chi sarà e come sarà giunto? Che dirò, chiamerò butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per celia e un po' per non morire. La prego incontro ed nel mondo in pena chiamerò piccina mogliettina o lezzo di verbena, i nomi che mi dava al suo venire. Tutto questo avverrà, te lo prometto. Tiente la camera, io consacro fede. Lo c'è, entrate. Chiedo scusa, Madama Butterfly. Madama Pinkerton, prego. Il mio signor console, Avvisate, benvenuta in casa americana. grazie. Avete noti tutti bene, Ma spero, fumati. grazie. O qui, Signore, io vedo il cielo azzurro. grazie. Oh, Preferite forse le sigarette americane? grazie. Ora mostrarvi. Mi scrisse Benjamin Franklin Pinkerton. Vero e in salute. Perfetta. Io sono donna più lieta del Giappone. Potrei farvi una domanda. Certo. Quando fanno il loro nido in America i petti rossi? Come dite? Sì, prima o dopo di qui. Perché?
Mi rincresce, ma ignoro. Non ho studiato ornitologia. Ornitologia? Non lo sapete, insomma. No, dicevamo. Ah sì, Goro, appena le Pinkerton fu in mare, mi venne ad assediare, conciarle con presente per ridarmi ora questo il quel marito. Or promette tesori per uno scevolito. Il ricco amadori e la povera incanna, i suoi parenti l'han tutti rinnegata. Quando sallo rivela, egli non può mostrarsi che viene appunto per levarla d'inganno. La vostra grazia permette che persone moleste Cordoglio
leggere con me, vollete questa lettera? Date sulla bocca, sul cuore, siete l'uomo migliore del mondo, incominciate. Amico, cercherete quel bel fior di fanciulla. Dici proprio così? Sì, così dice, ma se ad ogni momento Taccio, più nulla. da quel tempo felice 3 anni son passati, Anche lui li ha contati. e forse Butterfly non mi rammenta più. Non lo rammento, Suzuki, dillo tu. Non mi rammento più. Pazienza, se mi vuol bene ancor, se m'aspetta, a voi mi raccomando, perché vogliate con circospezione prepararla. Ritorno! Al colpo! Quando? Presto, presto! Tenone! Qui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse ritornar più mai? Due cose potrei far: tornar a divertire la gente col canto, oppure meglio morire. Di strapparvi assai mi costa dai miraggi ingannatori, accogliete la proposta di quel ricco Yamadori. Voi, signor, vedete questo? Voi! Santo Dio, come si fa? Questo Zucchi! Presto, presto! Che sua grazia se ne va! Mi scacciate! Ve ne prego, già l'insistere non vale! Fui brutale, non lo nego. Mi fate tanto male, tanto male, tanto, tanto. Niente, niente.
labbro, i ricciolini d'oro schietto. È palese, e Pinkerton lo sa. No, no. Ma voi le scriverete che l'aspetta un vero senza pari, e vi saprete dir se non saprete per la terra e per mare. Sai cos'ebbe cuore di pensare quel signore? Chi tua madre dovrò prenderti in braccio e dalla pioggia e al vento andar per la città a guadagnarsi il pane e il vestimento e dalle impietosite genti la man tremante stenderà. Gridando, udite, udite, la trista mia canzone un'infelice madre la carità, muovete via pietà. E butterfly, orribile destino, danzerà per te. E con affigi già la geisha canterà. E la canzon giuliva e lieta non singhiozzo finirà. Andò da questo mai, questo mestier che al disonore porta. Merda, mai più danzar. Pianto stagna e danzo Marta! Quanta pietà! Io scendo al piano, mi perdonate. A te dagli la mano. I bei capelli biondi, caro, come ti chiamano? Rispondi, oggi il mio nome è dolore, però dite al babbo scrivendole che un giorno
lo saprà, te lo prometto. Dicevo solo che là in America mandò il figliuolo in alto maledetto, tra sempre lieto la vita al maleggetti. Reggimi la mano che io ne discerno il nome. Il nome. Il nome. Eccolo.
tutti presto viola gelsomin, quando decisco d'orbe d'albero fiorire, un squallor d'inverno sarà tutto il giardino. Tutta la primavera voglio che olezzi qui. Uno squallor d'inverno sarà tutto il giardino. A voi, signora, quali ne ancora? Sovute a questa siepe, vereste a riguardare, lungi piangendo nella deserta immensità. Giunse l'attesa, non la viedo al mare, diedi pianto alla zolla, essa i suoi fiori Spoglio l'orto, e il m'aiuta quasi al varco della sola primavera. Qui, seguiamo il dore tutta qui, ci riviota l'eterno splendere.
piccina, perché la venia non ti facciavate per pallore le gote. Non vi muovete che vo' arrabbiare i cappelli. Che ne diranno e lo zio Bonzo già del mio danno tutti contenti e io m'adori coi suoi lavori, beffati scornati, beffati spennati l'ingrati e fatto
At the end of the previous act, a cannon shot has announced that Pinkerton's ship has entered the Nagasaki harbor. But it might as well have been a bullet through her heart. Here is the tragic conclusion of Madama Butterfly.
bacio son. Verrà, verrà, vedrà, salite a riposare affronta siete al suo venire vi chiamerò. Dormi, amore mio, dormi sul mio cor. Tu sei con Dio ed io col mio dolor. A te irrai nelle astri d'or. Bimbo mio, dormi. Povera butterfly, dormi, amore mio, dormi sul mio cor. Tu sei con Dio ed io col mio dolor. Povera butterfly. Sia Zitta, 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 zitta. non la destar. era stanca sì tanto, vi stette ad aspettare tutta la notte col bimbo. Come sapea? Non giunge da 3 anni una nave nel porto che da lunge butterfly. Non ne scruti il color la bandiera. Ve lo dissi. La chiamo, No, non ancora. lo vedete? Ier sera la stanza vuole sparge di fiori. Ve lo dissi. Che pena. Chi ce l'ha fuori nel giardino? Una donna. Zitta, Chi è? Chi E non è? dirò di cosa. Chi è? è venuta con Chi me. è? Chi è? È sua moglie. Anime sante degli uovi. Alla piccina si è spento il sol. Si è spento il sol. Scegliemmo quest'ora mattutina per ritrovarti sola, Suzuki, e alla gran prova un aiuto, un sostegno, cercar con te. Che giova, che giova. Io so che alle sue pene non ci sono donne forti, ma nel bimbo conviene assicurare
bravo. Sa che la vera butterfly non importa, anzi meglio si accorta che verso e si facesse tre anni sono passati e 9 lati dai giornellare in Suzuki viene non posso rimaner Sharpless v'aspetto per via non ve l'avevo detto datene voi qualche soccorso mi struggo dal rimorso mi struggo dal rimorso felicissimi ripovera e quando la mani tiene parave e la ci crede e fui profeta allor e sorella i consigli e sorda i dubbi vini peso nell'ostinata attesa raccolse il cor sì tutto in un istante io vedo il fallo mio e sento che di questo tormento tregua mai non avrò no. andate il triste vero da sola prenderò addio fiorito asil di Letizia e d'amor sempre il vite suo sembiante con strazio atroce vedrò amore quel cuore sincero presagia addio fiorito asil ricorda e fui profeta non reggo al squallor non reggo al tuo squallor fuggo
ch'io le sia sola accanto nella grande ora sola piangerò tanto piangerò tanto dove sei? Saki, son qui, pregavo e mi battevo a posto. No, 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 scusate. È qui, dove è nascosto? È qui, ecco il console. E dove? Non c'è. Quella donna che vuol da me ognuno parla perché piangete? No, non ditemi nulla, nulla. Forse potrei cader morta sull'attimo. Tu, Suzuki, che sei tanto buona, non piangere, e mi vuoi tanto bene, un sì, un no, di piano. Vive, sì, ma non viene più, te l'han detto. Vespa, voglio che tu risponda. Mai più, mai giunto ieri. Sì. Oh, quella donna mi fa tanta paura, tanta paura. E la causa innocente d'ogni vostra sciagura, perdonatele. Ah, e sua moglie
del sacrificio. Triste madre, triste madre, abbandonar mia figlia. E sia a lui devo obbedir. Potete perdonarmi, Butterfly. Sotto il gran ponte del cielo non v'è donna di voi più felice. Siate sempre, non v'attristate per me. Povera piccina, Immensa pietà. il figlio darà. A lui rogatro d'ore, se lo verrà a cercare. Fra mezz'ora salite la collina. Come una mosca prigioniera, la le batte il piccolo cuor. Troppo luce di fuor e troppa primavera. Chiudi. Il bimbo ove sia gioca, lo chiamo, lascialo giocor, va a fargli compagnia. Resto con voi. Fatelo comando.
Hello. Hey, Roberto, bravo. Ooh, always the fun part. Thank you. Hello. That love duet is Oh. so beautiful. It must be a thrill to sing such incredibly sweeping music. Yes, for that I said all the time, you know, if Pinkerton is a bad guy, Puccini composed a beautiful music for a bad guy. Well, usually you play the heroic tenors with noble character, but as you say, Pinkerton is different. Why does he? You know, we can't judge. We can't judge. We must be in the situation. It's Why? not easy. But why does he betray his bride? You know, for me, it's a young guy. It's not a lot of difference between them because he's maybe 22, 24 years old. But everything is new for him. He's enjoying the place. He's enjoying everything. For him, it's a little bit like a fairy tale, you know. And at the end, he understood everything. And he's very noble because he said to his wife, you know, I made a mistake. I have a boy. We must take care of him. It's not easy to do that. But he is, at the end, he betrays her nonetheless. But we saw you last month in Manon Lescaut, also with Christina Opelais, and you said that De Grieux was the hardest Puccini role that you've ever sung. Is Yes. Pinkerton easy by comparison? No, it's not easy because from the first act, you know, you stay on stage the entire act and you have a lot to sing. 3 arias, duet, very, very difficult, top C at the end. And you have also to play this character a little bit, young and a little bit naive. It's not easy because the music is difficult and also musically, you know, Puccini, it's all the time, you know, with contratempo and everything. It's not easy. Well, the relationship between Pinkerton and Butterfly is certainly reversed from that of De Grieux and Manon Lescaut, where you're the victim of her immoral behavior. Did you and Christina have to sort of reset the button when you moved from one Puccini opera to another? You know, I love to sing with her. You know, it's a wonderful discovery for me to sing with Christine. I think we have a nice chemistry and nice feeling. And I don't know, everything became very natural. Well, Pinkerton is seen briefly at the top of the next act, but won't get to sing again until the third part. This is the most difficult. I was going to say, what do you do to stay focused and energetic for your return? I try to study something else because otherwise, you know, you stay too long without singing, and after that, You mean like the another voice, opera? Yeah, no. Now I have to learn L'Enfant Prodigue, the prodigal son from Debussy, because I have this to sing. So that's what you're doing. Yeah. I try to learn that. Well, good. You're not wasting any of your time. By the end of the opera, a lot of the audience will be furious with Pinkerton. I don't think so. You know, I don't think so. Do you feel like you need to make him sympathetic? You know, it's like those guys, you know, today, Marines, very young, they go to Afghanistan or Iraq, they can have the same situation. You know, they are boys, Right. they are very young. And when you have this kind of problems, it's because of youngness. You don't have this maturity. Today, I'm a mature guy, and I can't understand because I have also my daughter, she's 24 years old. It can be my son. And you must forgive and not judge. No, you should say she's 12. Roberto, bravo, and thank you so much. Bye-bye. Christina. Hello. Brava. That act was packed with some of Puccini's most emotionally charged music. Do you ever have to stop yourself from crying? First of all, it's non-stop singing act, so there is actually no time to cry. But of course, in my soul, inside, I'm crying a lot. And this is very sad story. So in the second act, I keep really be strong not to have tears too soon. Otherwise, it's difficult to sing. Well, you've said that Butterfly is your favorite role. Why is that? Yeah, I think now especially I feel it that this is actually my favorite because I think this is a more complete women character. So I feel it. I feel Butterfly as the really best vision, best. I mean, it's a really dream for men, and it's she's also very nice, more than nice. She has no, nothing. One we call the bad character, Mm-hmm. She's a really fantastic wife, fantastic mother, and the woman who is not thinking of herself, the woman who is always giving and ready to give, and this is the most complete character because this is impossible to meet, almost impossible in this world. It's so challenging. Absolutely. An acting part. Do you think of yourself as more of an actress or a singer first? Well, I really cannot split them. I mean,
I feel it's important to sing. This is impossible not to sing this part. I mean, there is a lot of singing. But of course, the acting point is very important for me. So because I really like to act and I understand these women very much. So I like it. Well, it's remarkable to see how you've transformed yourself from the worldly Manon Lescaut that we saw just a few weeks ago to the innocent Madama Butterfly today. What was that transition like for you, both from a vocal and an acting standpoint? Well, thanks God, it's still Puccini. That's true. It helps really. And for me, Butterfly, if we're speaking just pure about the vocal stuff, you know, maybe for audience is not so interesting, but this is also higher for me. So the voice should be kind of more fresh for this role, more, little bit higher, because Manon Lescaut is more middle register part. But of course the character is completely different. So, and this is what I like. So I like to be in such a short time so different. So this is my professional, so to switch off. And of course, this is probably why you love Puccini so much. Oh yeah, because Puccini, this is a freedom and passion. So that's why I like it. And for something completely different, next season you're going to be doing Rusalka here at the Met, and we look forward to that as well. Thank you. And Christina, good luck with the rest of the show. Thank you for speaking with me, and toi, toi, toi. Thank you so much. Many greetings to Latvia. Latvia, I love you. Latvieši, paldies par atbalstu. Ciao. Now I'm going to speak with Maria Zivchak, who plays the devoted Suzuki, and our sharpless Dwayne Croft. Hello. Hello. How are you? It's Good, good to how are see you? you guys. When this production premiered 10 seasons ago, you were both in the very same roles as Suzuki, Butterfly's faithful servant, and Sharpless, the seasoned counsel who can see that trouble lies ahead. Have your interpretations changed over the years, Maria? I think so. Yeah. With each different cast member, they bring their own little something to the characters, and we react to that and respond to it, and it makes it a little bit different every time, fresh. You have your Suzuki knee pads on? I have one on. Dwayne, tell us a little bit about working with Anthony Minghella, the beloved director who originally created this moving production. He was one of the most spectacular human beings I've ever known, and to be able to work with that man was just a dream come true, and just a role that you can really dig into the acting, and he gave me so much to feel. And what sort of specific things did he give you? Mainly, he wanted me. He said he talked about entrances and exits being just as important as being on stage, and he talked a lot about my relationship with Pinkerton, and my whole thought with him at the beginning is, I've seen so many Pinkertons, those young men who don't yet know what they don't know. And that was the main thing that stuck with me about what I have to remember about him, and I have to teach him as quickly as possible about this different situation, but I don't really have a chance to stop him. And you do it so well for 10 years now. And if I could just say, what's amazing is after 10 years, there is so much detail that we still remember like it was yesterday. Yeah. And you feel like you have to be very, just religiously remembering what he said, and just, I try to just be as true to what he wanted. Well, Maria and Dwayne, it's so nice to talk to you. Thank you both. Good to see you, you, Debbie. You too. Now, I'm joined by the three puppeteers who bring Cho-Cho-san's son, Trouble, to life. Tom Lee, Kevin Augustine, and Mark Petrosino. Hello, gentlemen. Hello. Hi. We see how Anthony Minghella and Carolyn Choi, the choreographer, were inspired by Japanese bunraku puppetry. Can you describe bunraku for us a bit? Well, it's really one of Japan's most important artistic and cultural traditions, and the main point of it is beautiful puppets that are operated by three performers, along with gorgeous music and storytelling. So it's really like Japanese version of puppet opera. And each one of you operates a different part of the puppet. Can you talk us through your respective roles? Which part of the puppet are you on? Well, I'm on the head and the left arm of the boy. Okay. So I am the most directly reacting to whatever's happening in the scene. Okay. And then I, through breath, try and communicate with Tom and Kevin so that all three of us are on the same page and moving in the same way and reacting as a whole unit. How much does the soprano participate in the puppetry? It depends. I mean, well,
A lot. Well, that's what we're trying to get, is the believability of the mother and the son to have that realistic relationship. So it's very close. That's what our goal is. Can I feel his hand? Sure. His hand? You've all have performed in this production many times over the years. What have you found to be the main challenges of the staging? I think one of the things that's so exciting about the piece is just being in the moment and reacting to the different inspirations that a different soprano brings to each role. So we've been able to work with so many amazing singers in that role, and it's always different, always alive. And what we try to do is give her the best little boy she can have for her show. How does someone become a puppeteer in a production like this? Would you give us a little background on your road to the Met? Well, we all have puppet background. You know, we all do puppetry. We have different companies, our own companies, and there was a big audition citywide, and pretty much every puppeteer in the city came out. But you made it. I made it. So, yeah. Well, I know that you have to go and get in position for the next part, so we'll let you go. Do you want to see how he, just our positions on this little boy? I would love to see him give me a kiss. Okay. Aw. Aw, thank you, Trouble. Aw. So sweet. All right, Trouble, get to yours, Mark. Bye, bye. Kevin, you three are really a part of the dance ensemble in the production. Would you describe the movement involved in your roles and how you fit in with the dancers? Well, it's a real blend, because on the Cho-Cho-san puppet, there's one puppeteer, myself, and two dancers. So, and the puppeteers have to learn a lot of dance moves as well, just to have a continuity of physicality. So we all have a So you have a dance background as well as? I call myself a mover. A mover, okay. I have lots of different dance backgrounds, but all together, it's a mover. Well, the work you guys do is just incredible. Kevin, thank you so much. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. In the 10 seasons that the Met has been presenting opera in movie theaters, cinema audiences have gotten to witness a dazzling display of scenic achievements, many of which have been created in the Scenic Shop just a few floors above. Let's take a look at some of the unforgettable visual moments from a decade of live in HD. I'm joined now by the man who's responsible for making our scenery sparkle on stage and on camera, the Met's distinguished and talented scenic artist, Douglas Lebrecht. Hello, Dan. Douglas, watching that video, did you see your life flashing in front of your eyes? I got very tired. I'll bet you did. I understand you are particularly proud of the work you and your team did on William Kentridge's production of The Nose. Yes. The Graham Vick production of Lady Macbeth of Mtsensk, Yes. and Jeremy Sam's production of Die Fledermaus. Tell us a little bit about the scenic work on those stagings. Well, they're favorite moments for three different reasons. With William Kentridge's The Nose, just working with an artist of his renown in the world in a year when he was given a MoMA show here in New York was great. In addition to the technical challenge of thousands of square feet of collaged text in 3 languages, thank you very much, but it was exciting to watch him put video and graphic art and live performance together for something like that. The Lady Macbeth is just a personal favorite of mine. There's very little scenery in it, but everything in it is terse, and it was another of those moments when the singers and the direction and the production
everything combined. It's great to be a part of exciting theater like that. And the Fledermaus is just a scenic brag, you know? One of those moments when the curtain goes up and the audience says, how did they do that? Right. Take the dome of the Secession building and hang it upside down over the stage. And we're very proud of that. Well, you should be. And your actual title at the Met is Chargeman Scenic Artist. Yes, what indeed. does that mean exactly? Well, the chargeman is actually responsible for directing and then supervising anywhere from 15 to 40 scenic artists, creating the new scenery and doing maintenance on the old. We do everything from the steel and the wood and the fabric out. So if the audience sees it, the scenic artist had a hand in it. We paint rugs, we do furniture, we do the drops, the texturing and the painting. We do costume work, you know, and we just have a hand in everything. And it's a big job here at the Met. That would be putting it mildly. The set of our new production of Roberto Devereux is stunning. Director and designer Sir David McVicker was inspired by the early 17th century Wanamaker Playhouse in London as he was designing the sets of the production. Would you explain for us how you helped him to accomplish what he was after? Well, he was after a very simple and refined look. And our job as the scenic department was to make sure that there was enough theatricality in the production to have some bang for the buck here in the Met's house and give him the Jacobean refinement that he wanted. You have been at the Met for how many years now? 24 seasons. And you're about to retire. Yes, indeed. And I bet you have fantastic things ahead of you. I'm going to sit down and have a nice long rest, That actually. sounds good. That reel made me tired, Yeah, as I'll I bet said. it did. Well, we're going to miss you. Okay, Douglas, thank you. thank you so much. All right.